Il periodo poco documentato e caotico che seguì il crollo dell'impero romano d'Occidente non fu da nessuna parte meno documentato o più caotico che in Britannia, l'ex frontiera imperiale in Occidente. Con il ritiro dell'esercito romano ufficiale dall'isola tra il 409 e il 410 d.C. e di fronte a ogni genere di minaccia da oltre il Limes, gli assediati romano-britanni fecero appello all'imperatore d'Occidente Onorio, che suggerì loro, senza ironia, di provvedere autonomamente alla propria difesa. Il risultato fu un periodo di guerra e conquista, di cui sopravvive poca storia registrata. Si sa poco su come nacquero i regni post-romani, ma è probabile che i fattori non fossero uniformi in tutta l'isola. Inizialmente sembra esserci stato, almeno tra alcuni abitanti, un persistente senso di identità e riconoscimento nella cittadinanza romana e un desiderio di aggrapparsi ai costumi della società imperiale. Ciò non era condiviso da tutti e, con il declino dell'autorità centrale, sorsero per volontà o bisogno signori della guerra locali che dichiararono l'indipendenza. Il modo in cui i romano-britanni provvedevano alla propria difesa autonomamente è particolarmente cruciale per comprendere il periodo. Mentre ai cittadini romani era generalmente proibito portare armi, nel vuoto post-romano molti tornarono alle loro radici celtiche e secondo Gildas, un abate britanno vissuto nel VI secolo, si armarono di scudo, lancia e spada. Tuttavia, un'altra pratica imperiale consolidata era quella di impiegare guerrieri di popoli non nativi come forza militare aggiuntiva. Vortigerno, uno dei primi re britannici che apparentemente salì alla ribalta nelle regioni meridionali dell'isola, fece proprio questo, ingaggiando uomini dalle tribù germaniche, ex predoni essi stessi, per contrastare le depredazioni di Scoti, Pitti, altri germani e probabilmente anche altri britanni. Con l'aumento della presenza germanica sull'isola si sviluppò inevitabilmente un conflitto, una frattura irrevocabile nelle relazioni che portò a secoli di guerre e alla graduale ascesa degli anglosassoni come popolazione predominante nell'isola. Tuttavia, considerare gli eventi dei secoli successivi come una semplice guerra di conquista di una nazione anglosassone contro una britannica è a dir poco semplicistico. Battles for Britain è una simulazione di livello tattico che esamina la caduta della Britannia post-romana esaminando 10 battaglie individuali combattute tra il 450 d.C. e il 650 d.C. Ogni unità rappresenta dai 15 ai 60 uomini, un esagono approssimativamente 50 yard, un turno dai 2-3 minuti ai 15-30 a seconda del ritmo di attività. È progettato per ritrarre la natura piccola ma intensa di questi scontri e rappresentare in modo accurato le caratteristiche della lancia e dello scudo come sistema di battaglia principale, oltre che l'interazione tra cavalleria e fanteria così come venivano impiegati in Britannia nell'era post-romana sulla base delle attuali prove archeologiche e documentarie. Ogni unità è caratterizzata, utilizza con saggezza per scardinare la formazione avversaria come il caratteristico muro di scudi. Tieni sott'occhio la coesione del tuo esercito, ingaggia l'avversario in combattimenti eroici, ispira il tuo schieramento mentre abbassi il morale nemico con coraggiose gesta. The light on the dark ages is now. Dai che andiamo. Ciao ragazzi, bentornati su Winter Quartering. Oggi Battles for Britain, Heroic Combat in Dark Age Britain, 450-650 AD. Il designer è
Ellsworth Lawson, però prima le robe importanti, perché per evitare che le vostre memorie vengano perse nei fumi del tempo, non sappiano neanche i posteri come vi chiamavate, se siete esistiti veramente, che fine avete fatto, e vedere magari qualche fraintendimento in qualche fonte non coeva, faziosa, eccetera, e le vostre eroiche gesta tramandate solo per tradizioni orali e cantate dai bardi di corte, che potrebbe anche non dispiacere, dipende dai punti di vista. Però per evitare malintesi e evitare tutto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace il video che mi date una mano, mi supportate un po', e comunque sempre grazie mille a prescindere che siete ancora qua con me, che andiamo a vedere insieme anche questo discorso qua, e partiamo subito e vediamo cosa ci arriva al nostro doorstep. Dai che andiamo. Oh, Battles for Predain, ragazzi, questa scatola qua me la sono fatto io perché ho qualche problema, insomma mi piaceva averla così, però vi arriva in una ziploc bella spessa, sembra una ziploc. Comunque dai, ci sta, bisogna onorificare le cose belle. Allora, cosa vi arriva? Tanto un rulebook, 24 pagine, però ragazzi sono anche abbondanti designer notes, regole opzionali, no, insomma, cioè, è fatto bene. Una bella carta e anche bella spessa, c'è una bella stampa, vedete. Uno scenario book, anche questa, bella stampa, bella carta ragazzi. Altre 20 pagine rotte, ma comunque davvero di nota, subito la bibliografia e i lavori citati. Vedete, c'è stata una ricerca insomma sostanziosa, cioè non è un prodotto banale questo qua. Onestamente il prezzo, cioè io lo pagherei, l'avrei preso anche solo per il libro degli scenari, tutti i cenni storici che ci sono dentro, cioè veramente ragazzi, roba valida qui. Ci piace qui a Witcher Quartering, bramiamo queste cose. Poi un pacchetto di counters, 2 pacchetti di counters, 3 pacchetti di counters, 4 pacchetti di counter. Ma questo non è un counter, sì, sono counter anche questo. Il materiale che arriva è in ziploc, però è superiore come qualità a tantissimi giochi in scatole, produzioni sontuose. Cioè questi sono molto spessi, sono proprio, cioè sturdy, sono proprio duri, cioè, veramente, e pre-rounded, vedete, vengono via benissimo, sono proprio belli, cioè vedete, sono importanti. Probabilmente tra i counter migliori, cioè, che ho mai toccato, ho visto, ho preso in mano, cioè veramente qualità alta. E vedete qua abbiamo un sacco di fustelle, cioè, ovviamente il pezzo principale, il sacchettino di silica gel, che senza di questo si sarebbe autodistrutto prima di arrivare alla mia porta. Un D10, fogliettino per i panic points, robe varie, insomma ci sono per le nostre partite. A combat table, un po' di riassunto di robe, modificatori, terreni, insomma ci piace. Un altro player raid, statistiche di unità, panic points che ti danno tutti i modificatori, i valori per ricordarti. Un altro player raid con l'expanded sequence of play, insomma robe varie che ci aiutano nelle nostre partite molto bene. Una mappona ragazzi, qua abbiamo, nonostante ci sono molte battaglie, abbiamo una mappona bella grande, anche questa è una bella carta, è bella spessa. Poi un fogliettino di errate, perché questa è la seconda stampa, quindi qualcosina, ok. E poi niente, una lettera di ringraziamenti, perché ragazzi mi posso bullare questa cosa qua, perché mi hanno detto che è la prima copia in Italia, probabilmente anche l'unica, quindi cioè è il momento di pavoneggiarsi. C'è una sola cosa da fare in un momento come questo: pavoneggiarsi! No dai, scherzi a parte, dai che andiamo. Battles for Predain, allora, è un tattico, simulazione tattica che mi viene a ricreare combattimento da Dark Ages nel periodo immediatamente successivo al ritiro ufficiale, praticamente, delle ultime truppe romane con Costantino III e dall'isola. Poi alcune ce ne sono state, anche i lasciti, eccetera. Una situazione un po' complessa anche perché cosa si può pensare, tipo britanni contro sassoni, anglosassoni o quello che volete, no. Quindi invasore contro popolazione locale, no, cioè molto variegato il discorso. I Sassoni intanto erano presenti insieme come altre popolazioni, come inquadrati negli auxilia dell'esercito romano, o comunque stanziati lì anche per sempre con compiti collaborativi per la difesa della terra, pratica che è continuata anche successivamente, proprio perché non è che va bene, vengono via gli ultimi soldati romani ufficiali dell'esercito, basta, cambiamo, cioè è una roba graduale, quindi sta pratica è continuata molte più volte, cioè gli scontri erano britanni contro altri britanni, perché poi c'era tutta spezzettatura di regni eccetera, alleati con i sassoni, sia gli uni che gli altri magari, o magari uno alleato con gli angli, o se no un sassone contro un'altra tribù di
sassoni, perché anche loro si stavano sui maroni a vicenda, alleati dei britannici, alleati a altri sassoni, oppure assieme contro gli Uti, contro i Pitti, o altre volte coalizioni di piccoli regni della Bretagna, quindi britannici contro sassoni o anglosassoni, come vediamo qua in questo caso qua, per esempio, non lo so, a Camlan, fantomatica battaglia dove è morto Artù, britanni contro altri britanni con Mordred, con i sassoni, capito? Tutto un bel casino, un bel melting pot. Comunque le armi principali del periodo erano scudo e lancia, anche per motivi economici la lancia, le spade erano molto più rare, era anzi caratteristica dei guerrieri più abili che si erano guadagnati una reputazione sul campo di battaglia magari come dono del loro signore, perché c'è anche tutto sto discorso qua che fa analizzare questo gioco. Comunque per questioni economiche la lancia, anche perché il sempliciotto magari anche andava a cacciare, aveva familiarità con la lancia e scudo, quindi muro di scudi, interazione della cavalleria sempre con la fanteria dell'epoca, cavalleria che non immaginiamoci, ma più raramente magari qualche sorta di catafratto, magari qualche deriva di qualche sarmata che era rimasto là, eccetera, ma non c'erano i cavalli da guerra, molto più probabilmente con dei pony che erano molto più comuni, combattevano, e non immaginiamoci sta cavalleria pesante da urto, da impatto, cavalleria più che altro leggera, scarmagliatori molte caratterizzate dall'uso di giavellotti e lance. L'interazione insomma di questi tipi di unità e anche il sistema di guerrieri leader che hanno una reputazione sul campo, guerrieri più in gamba che combattono anche soprattutto per la gloria, mettendo da parte anche molte volte la mera tattica, perché qua andava un po' a friggersi la situazione. Intanto gli scontri erano di proporzioni molto più piccole, anche gli scontri coevi, non so, pensiamo a 4,51, 4, vabbè, insomma a metà del V secolo, la battaglia di campo di Catalaunici, una certa proporzione qua, un altro discorso, qua parliamo di scontri tra centinaia o migliaia di uomini, non è che ti vedevi nel campo di battaglia chi c'era, c'è lui là, adesso vado a sfidarlo, vieni fuori, che insomma ce la vediamo noi, anche perché c'è una fonte, mi ricordo quale, che diceva che un lord che ha più di 35 armati sotto di sé ha un esercito, quindi non so, un signorotto, uno ne ha 36, può farsi il suo regnito, è un esercito, ecco, quindi tanto per capirci com'è il discorso. Quindi partiamo magari, non so, con Vortigern, eccetera, Vortimer, questi personaggi qua, quindi andiamo a vedere un po' l'evoluzione dopo, quando comincia un po' la transizione e la frammentazione, dopo l'appello ad Onorio, che gli dicevano ascolta, dateci una mano, e Onorio gli ha risposto, cos'era, il 409, e praticamente gli ha detto arrangiatevi da solo, dovete provvedere alla vostra autodifesa. Quindi poi pian piano le cose sono andate disgregandosi, vari regnetti, cose, eventualmente a volte riuniti sotto una coalizione, come per esempio ci dicono qua dal nostro amico qui, e poi comunque un po' di casino. Tornando al gioco, vediamo la mappa intanto. Allora, la mappa è una sola, è generica. Perché generica? Gli scontri di questo periodo alla fine, sì, magari sappiamo ci sono stati, più o meno si risale dove, ma non si sa esattamente, non si sanno le caratteristiche. Comunque la maggior parte di questi scontri si svolgeva o in campo aperto, o nei guadi, nei punti chiave dei fiumi, o sulle alture, o in prossimità di qualche fortificazione, o magari sempre utilizzando anche le strade romane che erano in buono stato all'epoca, quindi si poteva spostare anche velocemente volendo a cavallo. Quindi abbiamo una mappa generica con tutte le tipi di situazioni che ci aiuta nelle nostre battaglie. Molte volte andremo ad operare tutta la mappa, cioè la mappa è sempre a disposizione, però magari il piazzamento è più di qua o di là, quindi poi è difficile muoversi. Una cosa può sembrare astratta, però in realtà, ragazzi, qua parliamo di astrazione, è così, non lo sappiamo, quindi è una cosa perfettamente funzionale che ha senso. La scala, ragazzi, l'unità rappresenta dai 20 ai 60 uomini circa. Un esagono, vediamo, intanto non sono neanche numerati, vabbè, però non serve, rappresenta 50 metri, 50 yard. Un turno di gioco può rappresentare dai 2-3 minuti ai 15 minuti, dipende insomma dall'intensità, frequenza dell'azione. Nel gioco adoperiamo un D10 dove lo 0 è 10,
Andiamo a vedere brevemente la sequenza di gioco, giusto per avere un'idea. Ci sarà prima il turno del primo giocatore, farà una movement phase in cui può fare varie cose. Poi ci sarà una fase di mounted javelin attack phase, attacchiamo con giavellotti, armi da lancio che li hanno solo la cavalleria qui, perché non erano molto efficaci, diffuse. In poi erano viste come anche una cosa disonorevole in questa ottica, in questa logica qui di ricerca magari dello scontro, della gloria, eccetera, ma è una cosa che ritroviamo anche più avanti. Per esempio, non so, pensate anche i balestrieri genovesi, cioè, nel XIV-XV secolo, cioè anche loro, o gli arcieri con gli archi lunghi, anche loro erano straodiati. I balestrieri poi è una roba disonorevole perché non serviva neanche l'addestramento per fare queste robe qua, cioè. Comunque, poi c'è una reaction phase. Nella reaction phase, cioè la cavalleria puoi fare cose, poi anche i fanti possono cambiare il facing, magari, insomma, la classica, poi la vedremo in dettaglio. Poi ci sarà una field combat phase, quindi andiamo a fare i nostri scontri corpo a corpo, magari linea con linea, scudi contro scudi. Poi c'è la peculiarità di questo sistema, c'è l'heroic combat phase. L'heroic combat, chiamato così per capirsi, per dare un po' di charme, ma è cos'è? Il mischione selvaggio. Vediamo se partono sto mischio, sto combattimento ravvicinato, ok, nella stessa hex tra varie unità, poi vediamo. Poi ci sarà la rally phase. La rally phase cerchi moral check, solite roba, cerchi di recuperare magari qualcuno in rotta ha preso male. Ok, questo è un turno. Poi farà le stesse cose il secondo giocatore. Dopo aver fatto questo ci sarà una panic, break and victory determination phase. Cosa vuol dire? Vediamo se qualcuno va in rotta e se eventualmente qualcuno ha vinto. Ok, questo è un turno. Abbiamo parlato della panic break phase, allora parliamo delle victory conditions. Abbiamo il nostro simpaticissimo display qui, intanto ci segna turno in corso, abbiamo delle holding boxes, se praticamente abbiamo delle caselle un po' congestionate, magari trasferiamo le unità qui e marchiamo l'esagono, non la casella, scusate, con il numero appropriato, tanto per capirci. Abbiamo una casella per le cavalry pursuit, inseguimenti di cavalleria che magari eccetera vanno fuori mappa qui, poi potranno ritornare, lo vedremo poi. Ma soprattutto quello che ci interessa per victory condition è sto tracciato qui dal panic. Allora ci sono due condizioni del gioco, c'è il panic e poi c'è il break che viene dopo. Quando tu vai in break sostanzialmente hai perso durante l'ultima fase di un turno, ovvero il panic break and victory determination phase, che vi ricordo avviene dopo che tutti e due hanno agito, quindi alla fine di un turno. Lo scenario del nostro scenario book ti dà il livello di panic di ogni fazione. Quando una fazione supera il livello di panic ha delle limitazioni, ha un malus quando va a fare il moral check, praticamente ha un +1 al tiro del dado. Poi un'altra limitazione, capiremo meglio dopo, che le unità non eroiche non possono iniziare l'heroic combat o rinforzarlo, a meno che non siano sotto raggio di comando di un leader. La roba importante per capire è che quando tu raggiungi la condizione di panico l'hai raggiunta e non te la puoi togliere. Questo lo dico perché questo tracciato è doppio senso, nel senso tu potresti anche scendere dal tracciato e addirittura andare in negativo. Vedete qua -1. Ci sono delle cose che ti rinforzano il morale, però una volta che raggiungi il panico ce l'hai, anche se poi vai giù dalla soglia. Quando tu raggiungi il break, anzi lo superi, la tua armata è in rotta e lasci il campo di battaglia. Se tutti e due vanno in break contemporaneamente, si calcola, perde insomma chi ha il valore più alto di break. Ovviamente dopo ogni scenario può avere condizioni di vittoria particolari, speciali, ma solitamente avvertono su questo discorso qua. Andiamo a vedere i protagonisti delle nostre partite, perché è abbastanza importante. Partiamo qui da questa unità qua, una lancia sola, uno scudo. Questi sono i Churl Unit. Cosa sono? Praticamente delle milizie, magari di contadini, eccetera, che avevano un addestramento minimo, insomma, ogni unità più o meno 50 uomini. Pensiamo ai regni anglosassoni man mano che diventavano molto più stabili, sedentari, insomma, nel territorio. L'interesse magari dell'uomo vi dava dalla conquista magari all'agricoltura, eccetera. Questa è stata più o meno una risposta naturale, che poi più avanti nel tempo sarebbe stata anche negativa nell'occhio di invasioni vichinghe, eccetera. Comunque questo è quello che poi diventerà magari il Fyrd del IX-X secolo, anche prima, vabbè, insomma.
siamo capiti. Poi abbiamo il Professional Spearman, gente insomma che viveva di questa cosa qua. Questo qua praticamente è il pane e burro l'unità pane e burro di sto gioco, quindi gente preparata che sa fare guerra, fa questo mestiere, gente insomma che ci sa fare. Ogni unità 30 o 50 uomini. Poi abbiamo le Barbarian Units. Ok, gente che puntava più sulla ferocia, la potenza, eccetera, più che una disciplina così per avere successo in battaglia. Ogni unità da 50-60 uomini. Poi abbiamo le nostre unità di cavalry. Il nostro manuale ci dice che erano fatte più o meno della crema della British Society dell'epoca, anche se quelli non necessariamente legati a un signorotto da giuramenti di fedeltà, come può essere stato un comitatus, che andremo poi a vedere. Non era necessariamente un'arma superiore, dipende, perché molte teorie e tipologie di cavalleria. Comunque probabilmente si sviluppava da diversi fattori, non meno importante un senso di un privilegio aristocratico. Queste unità, questi guerrieri usavano la loro superiore mobilità per non essere imbrogliati da nemici molto più numerosi. Lanciavano giavellotti per rompere la formazione nemica o comunque per consumarla e aspettavano un po' il momento opportuno per ingaggiare in corpo a corpo. Erano molto utili per fare scout, insomma esplorazione, minacciando fianchi nemici o salvaguardando i fianchi del proprio schieramento. Quindi praticamente una cavalleria leggera romana o ausiliaria. Quindi ogni unità di questa rappresenta più o meno 30 uomini. Poi passiamo qua a questi signorini qua, che sono i comitatus, praticamente la gente più in gamba che c'era qua in zona. Come vedete abbiamo il Foot Comitatus, Mounted Comitatus e Barbarian Comitatus. Ok, questi comitatus li distinguiamo, a parte che tutti hanno disegni diversi, hanno il numeretto qui in giallo rispetto agli altri e comunque hanno sempre una spada, segno che insomma la gente più in gamba era armata di queste cose. Le spade non erano armi comuni, erano costose e pregiate, insomma tante volte anche ci cercava magari di fare fuori uno per fregargli la spada, perché era senso proprio, cioè mi sono preso il trofeo, sono in gamba, ho la spada, anche sono uno ok che vale, anche magari era un compremio del signore locale, comunque richiedeva addestramento, la maestria, cioè il contadino non era capace. Più di buoni soldati, perché erano i migliori soldati, erano più di questo, erano praticamente i compagni stretti di un signore della guerra o di un re e erano spessissimo conosciuti in tutto il paese, al servizio di un signore della guerra, di un warlord, alla promessa di gloria e ricompense, chiaramente. In cambio giuravano fedeltà e anche di morire al fianco del loro signore se necessario. Ogni unità rappresenta circa 30 uomini, dai 15 ai 30 uomini, 15 magari quelli a cavallo. Altra unità, che comunque questa vedremo un po' particolare, sono gli eroi, che possono essere a piedi, ma c'è anche la versione a cavallo, che adesso mi sono dimenticato. Queste sono unità, sono un po' particolari, non partono mai nel campo di battaglia, possono essere generate magari nei combattimenti eroici in certe occasioni. Già questa è una cosa un po' più narrativa del discorso, ma carina tematica. Queste non sono unità, ma ci sono i leader che possono essere con nome o senza nome. I leader viaggiano sempre solo sopra unità, non viaggiano mai da soli e accompagnano, non combattono da soli, eccetera. Danno bonus centrano per il raggio di comando e per dare bonus malus in combattimento, ma non sono unità. Me le metto qua per farvele vedere. Passiamo ai valori delle unità. Prendiamo in considerazione sto comitatus di barbari. Allora, valori in alto a sinistra, valore di attacco, sotto abbiamo il valore di difesa. Qui il morale, che per i comitatus e per gli eroi è cerchiato in giallo, per gli altri non è cerchiato, non è evidenziato, altra cosa che ci aiuta a distinguerli, oltre alla spada. In basso a destra abbiamo il movimento. Vediamo che nell'eroe questi sono sottolineati perché vengono raddoppiati nell'Heroic Combat. In più hanno questo valore qua, come hanno i leader, che è il raggio di comando. Vediamo che lui ha dei bonus e conta come leader solo con le unità che fanno stack con lui. I leader hanno il raggio di comando.
Altra roba, unità dotate di scudo e lancia, varie formazioni non barbare, perché così da questo lato sono Formed Spear Unit, sono il muro di scudi, sono formati in formazione chiusa, serrata. Dall'altro side, surprise, andiamo in Open Formation, vediamo movimento più alto, valore di difesa più basso. Altra cosa che ci permette di distinguere subito ad occhio è il valore di difesa evidenziato in marrone se sono formate. All'inizio di uno scenario possono essere poste a piacimento o formed o non formed, però se sono in open formation possono tentare di andare in formed formation, tentare solo nella rally phase passando un check di morale. Quando è che puoi passare da formed a open formation? All'inizio della tua fase di movimento, oppure se stai ricevendo un colpo tu puoi decidere di negarlo andando da formed a open formation. Altro modo per passare da formed a open è volontariamente all'inizio della tua fase di heroic combat, oppure nella reaction phase, quando quindi sta agendo il tuo avversario, tu sei non phasing player, diciamo, reaction phase puoi andare così. Poi ci sono altri modi in cui sei obbligato da passare da così a così, quando accetti una challenge, un heroic combat, quando lo rifiuti, tramite risultati speciali del combattimento anche magari. Comunque questo è il discorso, poi vedremo più in dettaglio magari durante le cose, intanto vi ho detto le principali. Parliamo invece dello stacking. Stacking è semplice perché può essere di 2 unità, non necessariamente della stessa tipologia, anche una unità di cavalleria può staccare con un'unità di fanteria, per esempio, oppure di un'unità per i barbari, ok? Le formazioni barbare, che sono solo questi 2 tipi, possono essere di un'unità per esagono. Poi abbiamo gli hero e i leader, queste non contano nello stacking. Altra roba da vedere è il facing, ragazzi. Allora, l'orientamento va sempre non verso il vertice ma verso un lato dell'esagono, e la formazione e le unità avranno un fronte, che sono i 3 esagoni davanti, e un flank, che sono i 3 dietro. Non c'è il retro, praticamente il retro, il fianco si chiama tutto flank. Ovviamente malus, bonus a seconda di queste cose, magari nel combattimento e altre cose. Ora parliamo delle ZOC. La ZOC si estende nei 3 esagoni di fronte. Altra cosa però, le unità in formazione chiusa, Formed Spear Units, non hanno ZOC, ok? Solo le open hanno ZOC, quindi importante. La cosa principale è che costa un punto movimento addizionale uscire da una casella di ZOC, quindi per esempio ad andare qua generalmente mi costa 1, però sono in ZOC, quindi mi costa 2. Se mi muovo dentro una ZOC nemica o mi muovo fuori da una ZOC nemica con un movimento, tipo di movimento che si chiama retrograde movement, praticamente faccio un passo indietro mantenendo il facing, così. Se entro in una ZOC nemica facendo questo oppure esco, prendo una hit, non cumulative, cioè se faccio così e qua c'è una cosa nemica ne prendo una sola. Anche nell'opportunità che io dovessi rifiutare un combattimento eroico, quindi questo mi viene dentro, io vado, quindi mi sposto perché lo rifiuto, non posso farlo se entro in una ZOC nemica, ok? L'altra cosa importante nella Javelin Combat, quindi cavallerie, se io tiro mentre sono nella ZOC di una cavalleria nemica e il risultato della tabella di combattimento ha un risultato, un colore speciale che è il verde, poi vedremo, e soffro una hit, un colpo, ma sostanzialmente la roba importante è che ti condiziona il movimento. Anche le unità che sono in rotta non esercitano zone di controllo, ok? Al pari di quelle che sono formed. Bene, andiamo a vedere sti colpi, perché abbiamo parlato di colpi. Le unità hanno vari stati. Al primo colpo prendi un shaken, se devi subire un'altra hit da shaken vai a disrupted, da disrupted devi subire un'altra hit, vai in root, vai in rotta. Se dai in rotta devi subire altri colpi, niente, sono annullati, tu sei in rotta, ok? A meno che tu non ti trovi dentro un heroic combat, in quel caso là vieni eliminato immediatamente. Attenzione che le unità eroiche non vanno mai in rotta. Quali sono le unità eroiche? Devo dirlo prima. Sono i comitatus, quindi qualsiasi genere tipo siano, vediamo, hanno il morale, così, e gli eroi.
ok? Tutte quelle che hanno il morale cerchiato praticamente. Queste sono Heroic Units, loro non vanno mai in rotta. C'è una regola opzionale comunque caldamente consigliata: se da Disrupted devono prendere altre hit, non vanno in rotta ma vanno in Wounded, ok? Rooted per le unità normali, Wounded per le unità eroiche. Vediamo cosa comportano. La condizione di Shaken non ti impedisce niente del normale funzionamento, hai solo preso un primo colpo, cioè avvertimento, come fai fallo a calcio, l'arbitro ti dice "Oi, calmati". Boh, ne fai un altro e vai in Disrupted, cartellino giallo, attento. Cosa fa il Disrupted? Qui cominciano le rogne. Allora, il tuo movimento diventa 2 per le unità a cavallo e 1 per le unità a piedi. Nel combattimento corpo a corpo hai shift in negativo, in più hai sempre un +1, quindi un malus alla difesa e all'attacco nel combattimento eroico. Inoltre, quando check il morale hai un altro malus perché hai sempre un +1. Poi capiremo meglio. Quindi malus nel combattere, malus nel movimento, malus nel moral check, quindi molto male, molto malus. Altra cosa, non puoi iniziare combattimenti eroici e neanche non puoi fare Javelin Attack. Ok, qua le robe diventano gravi. Con Root praticamente ti danno il cartellino rosso. Le unità Rooted cosa fanno? Non hanno zone di controllo, anche se sono informed, sono considerate in open formation per qualsiasi scopo, non possono né muovere né attaccare, non possono rifiutare un heroic combat. Poi capiremo meglio quando vi spiego l'heroic combat, la chiave di volta. Loro ovviamente non possono iniziare l'heroic combat, però uno può fargli l'heroic combat, loro non possono rifiutarlo e nell'heroic combat non attaccano per niente e se subiscono un colpo sono eliminate automaticamente. Ovviamente anche loro non possono fare Javelin Attack come le Disrupted e vengono rimosse dal campo all'inizio di una rally phase, sia avversaria che amica, ok? Vengono rimosse dal campo, praticamente cartellino rosso. La condizione di Shaken o Disrupted può essere recuperata durante la rally phase. Praticamente nella rally phase puoi fare un check di morale, se sei Disrupted e lo superi puoi andare a Shaken, se eri Shaken te lo puoi togliere. La Rooted, quello non la recuperi, viene rimosso. Allora, vediamo ste Heroic Unit qua. Queste non vanno mai in rotta. Quando dovrebbero andare in rotta invece li metti il Wounded. Wounded cosa vuol dire? Sei considerato come Disrupted. La differenza è che non lo puoi mai recuperare. Mai, tu sei Wounded per tutta la partita, sei ferito. Se subisci altri colpi non hanno effetto, è come la rotta, cioè sei sempre Wounded. Un Wounded non può muoversi nella fase di reazione. L'unico modo quindi per eliminare le unità eroiche direttamente è con l'Heroic Combat. Con l'Heroic Combat vengono eliminate. Quindi Shaken a movimento verbale ma tutto a posto. Disrupted, cartellino giallo, limitazioni abbastanza serie. Dopo di là si va al cartellino rosso con la Rooted per le unità normali oppure per le unità eroiche Wounded che conta come Disrupted ma è irreversibile. Bene, detto questo adesso andiamo a vedere la sequence of play, quindi vediamo anche tutte le fasi, le cose si possono fare. Inizio il primo turno, giocatore 1, movimento, diciamo che è la fazione qua, la coalizione. Prima cosa si può fare, pure units formed, informazione, possono volontariamente convertire a open prima di muoversi. Fatto questo, ci si muove. Come ci si muove? Allora, si considera il movimento qui e il valore dell'esagono in cui entriamo. Tabella di movimenti abbastanza generica, niente di complicato, a meno che robe specifiche di ogni scenario, ma ci si muove sempre in un esagono del tuo fronte, quindi lui per muoversi può andare o qua o qua o qua. Per cambiare il facing, qua è un discorso, perché tu nel primo, ogni casella che entri puoi gratuitamente cambiare il facing, però di un vertice solo. Se vuoi cambiare di più di un vertice, quindi da così tu vuoi muoverti, fare così, so per quale motivo, più di un vertice, devi pagare un punto movimento in più, quindi andare qua facendo il facing ti costerebbe 2. Puoi cambiare anche il facing della casella di partenza e orientarti come vuoi al costo di un movimento, ok? Oppure nella casella finale, se ti avanza un punto movimento,
poi cambiare il tuo facing a piazzamento. Altra roba da considerare: all'inizio del movimento tu devi considerare se sei entro il raggio di comando del tuo leader. Raggio di comando, abbiamo visto il valore in basso qui in rosso. Se non sei nel raggio di comando, il tuo movimento è dimezzato, eccezione le unità di cavalleria, loro non devono fare il check di questa cosa. Mega eccezione: nel primo turno di gioco tutte possono muovere del movimento pieno, a meno che lo scenario non specifichi diversamente. Ovviamente, ragazzi, quando ci si muove non si può entrare, passare sopra ai nemici. Altra cosa, se entri in una casella con una formed spear unit come questa qui, devi fermarti con il movimento. Questo è finito, anche se hai altri punti è stoppato. E poi anche se una formed spear unit entra in una casella con un'altra unità, qualsiasi tipo sia, amica, deve fermare il movimento, ok? E comunque si checca sempre lo stacking, ok? In qualsiasi fase lo stacking è di 2, quindi loro non potrebbero mai attraversare questo. C'è un altro tipo di movimento che si chiama retrograde movement, praticamente fare un passo indietro. Consuma tutto il tuo movimento, ti muovi di uno indietro, però mantieni il facing. Okay, ricordiamoci che facendo sta roba qua e poi magari entri in una zocca nemica, tu prendi una hit. Altra cosa, se una formed spear unit entra in una casella con un guado, deve stoppare il movimento. Bene, dopo aver completato tutti i movimenti, i leader possono fare leader transfer. Cosa vuol dire? Possono muoversi di 4 caselle e cambiare unità. Ovviamente il transfer non può passare per zocche nemiche o per unità nemiche, e nemmeno in una casella con un heroic combat o con muri di scudi che sono in locked, che sono in contatto corpo a corpo. Però possono terminare in queste caselle. Ultima cosa, se un'unità si muove adiacente a un'unità di cavalleria nemica, come in questo caso qua, può a sua discrezione mettere un segnalino advance in questa casella. Sarà obbligato ad attaccare questa casella nella fase di corpo a corpo, oppure se questa casella con l'advance diventa vacant, cioè vacante, diventa vuota, perché magari nella fase successiva di reaction phase la cavalleria fa un movimento di reazione, si allontana, al posto di attaccare in field combat questa dovrà avanzare nella casella advance e rimuovere il segnalino. Okay, questo è un escamotage, perché se no la cavalleria potrebbe bloccare indefinitivamente un'unità di fanteria. Invece così in qualche modo o avanza o la vincola a combattere, quindi però comunque dall'effetto dell'harassment della cavalleria che insomma ti rompe le scatole per avanzare, eccetera. Bene, dopo c'è la fase di Mounted Javelin Attack Phase. Cavallerie, se vogliono tirare, cavallerie potrebbero essere staccate in un esagono, potrebbero essere anche così, 2 contro un certo esagono. Andiamo nella nostra Javelin Combat Result Table, quindi prima roba andiamo a vedere se c'è qualche modificatore. Il modificatore potrebbe essere se gli tra virgolette spariamo, scusate il termine, per un fianco, in questo caso no, oppure se nell'unità bersaglio ci sono più di un'unità nemica, quindi è più facile colpire, faremo un +1 anche in questo caso qua, oppure se l'unità nemica è in un guado, quindi è più facile, abbiamo un +1, oppure se noi siamo in una upper hex, lui è in una più in basso, abbiamo un +1. La tabella come è fatta, ragazzi? Semplice, andiamo a vedere il numero di unità che tirano, in questo caso è 2, tiriamo il dado e vediamo cosa. Questi sono i colpi che possono succedere. Abbiamo il modificatore di +1 al tiro. Attenzione però, perché abbiamo dei risultati, non sono solo robe estetiche, in verde e in purple, o addirittura tutti e due. Se il risultato è verde e facciamo Javelin Combat, tiriamo mentre siamo noi che tiriamo in una casella, un Ford X, quindi un guado, oppure se noi siamo stacked con una friendly foot units, perché stack possono essere anche misti, oppure se siamo nella zone of control di un enemy mounted unit, oppure siamo noi che siamo più in basso rispetto a lui di dislivello d'altura, ci prendiamo un colpo. Quindi verde vantaggioso in certi casi, ci prendiamo un colpo perché abbiamo
pensare, cioè è molto ravvicinato. Intanto il raggio, ragazzi, non l'ho detto, il raggio è sempre di 1, possiamo sparare solo adiacente. Risultato viola. Con il risultato viola possiamo decidere di fargli cambiare formazione, ok? Quindi lo mandiamo in open, quindi è positivo, no? Stiamo erodendo la sua solidità. Attenzione, il cambio formazione previene sempre un hit, o comunque se tiriamo in modo super schifoso vediamo ci sono anche degli asterischi. I colpi con l'asterisco li subisce gli attaccanti, non il difensore, ok? Quindi può andare anche male, una roba pericolosa, ravvicinato, ma anche loro magari ti tirano qualcosa indietro in risposta, oltre che qualche maledizione. Oh, ma vediamo altre cose. Se il risultato è numerico e quindi si genera un colpo, perché potrebbe anche andare a vuoto come vedete col trattino, la fazione che subisce il colpo potrebbe essere tutte e due oppure solo una, a seconda di come va il tiro di dado, abbiamo detto. È presente un leader, bisogna tirare per vedere se c'è una leader casualty, ovvero se il leader ci lascia le penne. Ok, tira solo chi ha subito un risultato numerico, chi ha subito almeno un hit. Allora si tira un di 10 e si somma il numero ottenuto al numero di colpi, al risultato numerico ottenuto. Quindi non lo so, loro tirano qua c'è Arthur e devono subire 2 colpi, tirano un 8, quindi facciamo 8 più 2 è un 10. Se il risultato è un 11 o maggiore, il leader è morto, viene eliminato. Quando un leader è eliminato, se è stacked, se c'ha un heroic units, quindi un comitatus o un eroe, possiamo scegliere se con la nostra regola opzionale prevenire questa eliminazione, salvare il leader, però sacrificare l'unità eroica al posto suo. Quindi andiamo a mettere un wounded, ok? Loro si feriscono così, però parano il leader, ok? Questo con la regola opzionale. Se non c'è la regola opzionale del wounded, eliminazione diretta, ma noi giochiamo col wounded. Questa cosa qua si fa anche il corpo a corpo. Se loro erano già wounded, però si può eliminare per salvare il leader. In questo caso qua però il leader è da solo, non ha unità nella casella attaccata, quindi dovrebbe fare un leader transfer come nel movimento, quindi tracciare di 4 il percorso a un'altra cosa amica. Bene, dopo c'è la reaction phase. Nella reaction phase gioca praticamente l'altro giocatore, il non phasing player. La prima cosa che si può fare è che le unità di cavalleria, che ovviamente del non phasing player e che non sono ingaggiate, ma ingaggiate intendo proprio c'è questo simpatico marker engaged, quindi magari prima erano in corpo a corpo o robe del genere, possono muovere di 4 punti di movimento. 4, ragazzi, infatti vedete la cavalleria ha questo movimento sempre con la barra 6 e 4 perché 6 nel movimento, 4 nella reaction phase. Le cavallerie invece che hanno il marker engaged possono solo cambiare il facing, non possono muovere. Dopo sempre le non phasing foot units, quindi nel nostro esempio sono i blu, possono cambiare il facing, ma solo di uno, ragazzi, solo di uno, quindi magari lui fa così perché si vede minacciato il fianco. Dopo aver fatto la reaction dei cosi, eventualmente cambia il facing dei fanti, degli engaged, ragazzi, si rimuovono gli engaged marker in questa alla fine della fase della reaction phase, ok? Questi qua servono solo per prevenirti di fare il reaction phase nel turno successivo perché quello prima eri ingaggiato praticamente e non sei riuscito a disingaggiarti nella rally phase che poi vedremo. Bene, sempre nella reaction phase andiamo a vedere una regola opzionale che comunque è molto bella da usare, che è la feign retreat per la cavalry, cioè una finta ritirata, tattica di cavalleria, insomma tattica vista, stravista e rivista in epoca romana, strautilizzata da sempre, quindi si presume che anche loro non abbiano dimenticato come si faccia, sempre utile alla fine poi anche queste cavallerie qua un po' più leggere magari. Sempre reaction phase, quindi se una mounted cavalry unit inizia adiacente a un'unità a piedi, ragazzi, a piedi però nemica, e ovviamente non è engaged, ragazzi, queste possono spendere fino a 4 punti di movimento e dichiarare una finta ritirata in confronti di una target hex. In questo caso questo lo dichiara qua, però devono lasciare libera la casella dove si trovano e non finire adiacente alla stessa unità, né entrare in zoc avversari, passare per zoc avversario. Le unità nella casella devono fare un moral check, un check di morale. Se
lo superano, a posto, restano qua, non cambia niente. Se lo falliscono, in questo caso sono stacked e dovrebbero farle entrambi per vedere. Se una lo fallisce, metti questa lo supera, ma questa qua di Churl, poverini, no, devono convertirsi immediatamente in open formation e avanzare nella casella lasciata libera dalla cavalleria. Ok, quindi tiriamo fuori la gente, li scopriamo e poi boh. Finta ritirata, failed retreat. Bene, poi arriva la fase del corpo a corpo. Field combat, il phasing player, quindi i verdi, i marroni, tanto per capirci, attaccano in corpo a corpo. Vediamo sti combattimenti. Partiamo 1 a 1. Bisogna dichiarare la casella che vogliamo attaccare. La casella può essere attaccata da più di una casella, tipo per esempio lui e lui attaccano questo, ok? Non siamo obbligati ad attaccare una casella a meno che non ci sia un marker locked, così, scusate, questo è tra muri di scudi. Oppure siamo obbligati ad attaccare una casella se avevamo prima messo un advance su una cosa di cavalleria. Se la casella, se vi ricordate, era libera, invece di attaccare in corpo a corpo dobbiamo avanzare e basta. Comunque molto classico. Sommiamo la forza, quindi non so, 6 più 4 fa 10. Confrontiamo con la difesa che è 6, quindi 10 col 6 cos'è? È un 1,5 a 1. Andiamo sulla tabella, classico rapporto di forza. Andiamo a vedere i modificatori. Attacchiamo dal flank, che abbiamo 2 shift a destra di colonna, quindi molto bene. Se la casella che attacchiamo contiene qualche unità che sia disrupted, uno shift a destra, sempre in positivo, quindi se l'unità che attacchiamo è in un guado, un Ford, shift a destra, shift anche negativi, perché se noi siamo in un guado abbiamo shift a sinistra, quindi molto peggio. Se attacchiamo un'elevazione superiore, shift a sinistra. Se attacchiamo una qualsiasi delle nostre unità è disrupted, shift a sinistra, quindi meglio non attaccare con le disrupted. Poi abbiamo i modificatori, ragazzi, quindi se noi prendiamo in considerazione questa casella qua, per esempio, loro attaccano, bisogna guardare il command range del leader. Vediamo che l'attaccante è un leader con il command range di 1, quindi questo dà un +1 al tiro di dado. Il difensore però anche lui è un leader, questo ha 1, anche questo ha 1, quindi gli dà un -1, quindi praticamente niente. +1, -1 in questo caso qua. Prima di tirare il dado poi si può dichiarare un High Intensity Attack per avere un +1 al tiro di dado, però al costo di subire un colpo in automatico. Però è comunque una cosa che si fa per tentare di sfondare la formazione serrato muro di scudi. Comunque poi tiriamo il dado, hit con la barra. Allora quella a sinistra li prendiamo noi, l'attaccante. Quello è a destra, ovviamente li prende il difensore, quindi vediamo, situazione potrebbe essere pericolosa. Oltre a questo vediamo tanti, dei trattini, che vuol dire non succede un cavolo, ma dipende, perché abbiamo anche tanti bei colori, cioè 3. Abbiamo il giallo, blu, viola. Cosa fanno questi? Se noi attacchiamo o difendiamo con una unità di cavalleria, siamo contro una formed spear unit e la cavalleria prende un hit, un colpo aggiuntiva, sia in difesa che in attacco. Cioè questo, la cavalleria contro un muro di scudi con le lance, insomma non è che situazione negativa. Poi risultato blu: se 2 formed spear unit incorrono in un risultato azzurrino, qua blu, diventano locked. Cosa vuol dire locked? In questo caso qua potrebbe essere così, ma anche contro più. Magari loro due avevano attaccato questo, esce un blu, sono tutti e 3 locked. Praticamente 2 muri di scudi che sono là, capito? Che scudo contro scudo, pressano, avanzano, cioè finché qualcuno cede o comunque si stanca, spingono. Ok, la classica roba che succede in questo tipo di scontri e anche nei secoli successivi. Le unità locked non possono muovere, non possono cambiare facing o fare check di morale nella rally phase, che è importante. Non esercitano zona di controllo, ma influiscono nel check di morale dei nemici adiacenti. Fare i check di morale con i nemici adiacenti è sempre negativa come roba. Nel field combat phase, cioè questa qua, sono obbligati ad attaccare una delle unità in cui sono locked. Quando si toglie sto locked? Allora, quando avviene un altro attacco che qualcuno ha locked, questo si toglie, perché col risultato potrebbe risultare che sono ancora locked nel prossimo turno, oppure un risultato diverso e quindi magari si rompe momentaneamente, cioè prendono un respiro o succede qualcosa o qualcuno fa un hit all'altro, vabbè. Oppure quando un'unità
passa in open formation, che quando è l'open formation? All'inizio del movimento, fase di movimento, o all'inizio delle heroic combat phase, quindi vai in open formation, tac, e togli il locked. Praticamente non sei più là attaccato con gli scudi, no? Che premi. Boh. Risultato viola, ragazzi. L'attaccante può scegliere un formation changed. Quindi, per esempio, gli fanno 2 colpi in viola, questo potrebbe andare disrupted, però loro, se hanno il risultato viola, possono decidere di dirgli tu intanto ti apri e prendi uno shaken. Boh, ragazzi, allora, ci sono i leader coinvolti, è stesso discorso del javelin. Ok, quindi se qualcuno prende un colpo, sia attaccante che difensore o tutti e due, devono fare un tiro col D10 e sommare il D10 al numero di colpi che hanno preso. Se fanno almeno 11, il leader è morto. Ragazzi, qualsiasi unità di cavalleria che ha attaccato riceve l'engaged marker. È qui che ti prendi l'engage. Loro hanno attaccato questo, si prendono l'engaged. Non difeso, attaccato. Bon, dopo il field combat phase c'è heroic combat phase, combattimento ravvicinato, mischia selvaggia, i duri iniziano a giocare. Cos'è l'Heroic Combat Phase, che è comunque sta roba innovativa di sto gioco? È una mischia, un combattimento uomo su uomo aperto, salto nelle formazioni, avviene all'interno di un singolo esagono della nostra mappa in cui ci sono eccezionalmente unità di entrambi i lati dentro. Questo va avanti e si evolve di turno a turno fino a che una casella è libera, perché tutte sono state eliminate, di una fazione, le unità, oppure un'unità lo lascia. Ci sono tecnicamente anche 2 tipi di unità. Ci sono le Initiating Units e le Recipient Units, cioè coloro che danno inizio a questa cosa e coloro che lo ricevono. Allora vediamo meglio. La prima cosa che si fa è il Phasing Player può decidere che qualcuna delle tue unità vada in Open Formation delle Form Spear Units, quindi loro decidono magari così. Questo perché solo le unità in Open Formation possono eventualmente iniziare un Heroic Combat e lo possono fare solo contro altre unità che sono in Open Formation. Non puoi fare un Heroic Combat contro un'unità che è in Formed Formation, a meno che non la prendi dal fianco, dal retro, quindi gli riesci a entrare dentro. Eccezione alle unità eroiche. Bisogna distinguere in questa fase qua le units dalle heroic units. Gli heroic units sono quelle col morale evidenziato in giallo, quindi i comitatus di qualsiasi tipo e gli eroi. Questi sono personaggi che possono saltare fuori nell'heroic combat, poi vediamo. Quindi dopo aver fatto i cambi di formazione volontari solo del phasing player, ragazzi, c'è l'Heroic Challenge, ok? Tanti termini con l'Heroic, però bisogna distinguere tra Heroic Combat, che è tutta la fase, e l'Heroic Challenge, che è una cosa che avviene durante l'intera fase di Heroic Combat. L'Heroic Challenge coinvolge unità anche queste da tutte le parti. Le unità eroiche svolgono l'Heroic Challenge, quindi le nostre unità eroiche potrebbero dare inizio, richiedere una Heroic Challenge, una sfida eroica, e questo può essere fatto solo da unità eroiche contro altre unità eroiche, solo roba dei comitatus degli eroi praticamente, ok? Si sfidano tra di loro praticamente. Immaginiamo qua sono i cavalieri qua, compagnia di Mordred, che vedono, non so, Gawain, Galvano, eccoti là, ti ho visto, adesso vediamo se hai coraggio, che ce la vediamo qua, vieni fuori dal tuo muro di scudi e vieni qua a affrontarmi come un vero uomo, non so. Questo si può fare anche se loro sono Informed Spear Unit, ok? Combattimento eroico invece è solo contro le open normalmente, però l'Heroic Challenge ignora questa cosa qua. Praticamente è una sfida, vediamo se l'avversario accetta questa sfida, allora avviene l'Heroic Combat, ok? Solo un discorso per gli eroici. Prima il Phasing Player annuncia le sue challenges, quindi lui annuncia questa, annuncia prima questa qua, e poi decide di non farne altre. Dopo passa la palla al non phasing player, quindi in questo caso il nostro esempio è il blu. Anche lui può fare le sue heroic challenges, quindi magari lui, il Mounted Comitatus qua, fa la challenge al Comitatus qua dei barbari. Vabbè, questo per spiegarvi, però si fa a una. Vediamo come si risolvono. Allora, lui fa l'heroic challenge qua, lui ha l'opportunità di dire ok,
accetto. In questo caso però si deve convertire subito in open formation. Lui poi entrerà nella sua casella Heroic Combat. Questa è una casella di combattimento eroico. Ci sono delle ripercussioni al morale, no? Perché dici, guarda questo qua, cioè lui va fuori a sfidare, cioè la gente intorno si galvanizza, dice guarda qua siamo forti. Qua abbiamo tutta una lista di robe che incrementano il panico degli avversari e diminuiscono il nostro. In questo caso qua abbiamo una Comitatus Units che fa un Heroic Challenge, poi il nostro panico va a -2, quindi ci riportiamo indietro, cioè riprendono il morale la gente. Allora lui però può accettare, quindi va in open e inizia il combattimento eroico, però può anche rifiutare una Heroic Challenge da un +4 il panico, cioè loro vedono che lui non accetta il combattimento, gli altri si demoralizzano, no. Se rifiutano devono andare in open formation e fare un retrograde movement. Loro avanzano comunque nella casella che ha lasciato libera. Attenzione però, perché se facendo retrograde movement andiamo in stack con un'altra nostra unità, entrambe subiscono un colpo. Se invece lo facciamo, rifiutiamo, andiamo nell'area di controllo di un'unità nemica, prendiamo un colpo. Poi abbiamo le stesse limitazioni che è sul movimento, non possiamo mai il nostro stacking, non possiamo violarlo, non possiamo passare sopra unità nemiche, eccetera, bla bla bla. Bene, dopo l'Heroic Challenge si va avanti. Il phasing player può dichiarare gli Heroic Combat, solo il phasing player però. Le challenge tutti e due, prima uno dopo l'altro, poi gli Heroic Combat del phasing player. Gli Heroic Combat possono essere dichiarati da qualsiasi unità, anche quelle non eroiche, ok? Però i requisiti sono sempre, devono essere in open formation e se non sono nel raggio di comando di un leader o un eroe, che contano come i leader, queste robe che hanno raggio di comando, devono fare un test, un check di morale. Se lo superano possono entrare in Heroic Combat e se no, niente. Quindi vediamo qua, loro sono in open, vogliono andare in Heroic Combat qua, sono attaccati con un leader, quindi non fanno il test di morale, quindi vanno in Heroic Combat. L'Heroic Combat è la stessa roba, loro possono accettare oppure possono rifiutare, quindi vanno via e loro avanzano così. Però rifiutare ti dà una penalità. Un'unità non eroica che lo rifiuta hai un +1 del panico. Invece quando inizi il combattimento eroico e sei stacked con un leader con un nome, come in questo caso qua Mordred, non uno generico che c'è scritto leader, vai giù di -2. Se invece lo inizi magari con un'unità normale, così vai giù di 1. Metti che lo accetta, in questo caso non c'è il cambio di formazione perché tu lo puoi fare solo contro in open, non è come la challenge che ti aiuta a scoperchiare le formazioni, però solo quelle eroiche. Tu vai dentro, posto, però magari l'altra roba che si può fare, se c'è già un combattimento eroico in una casella, noi possiamo fare reinforce, cioè per esempio questo qua può andare qua dentro qua, senza mai violare i limiti di stacking che sono di 2 per lato, 1 se c'è un barbaro da una parte. Quindi lui va dentro qua e rinforza questo. Quando qualcuno rinforza, ragazzi, l'altro ha sempre l'opportunità di fare refusing. Adesso mi scoraggio, siete in 2, ho paura, vado via. Cioè, sempre questo. Quando tu fai il refusing ti prendi sempre la penalità, stessa roba delle regole del refusing praticamente. Dopo questo ve le leggete, state là a guardarvele. Mentre quando andate a rinforzare come adesso, cioè non c'è riduzione del panico perché non inizi un Heroic Combat, vai solo a rinforzarlo, è già iniziato prima. E non c'è neanche il check di morale perché è solo per iniziarlo. Poi uno per uno si vanno a risolvere i combattimenti, quindi non so, risolviamo questo, marchiamoci la casella che ci ricordiamo, vi faccio così, e vediamo i partecipanti, guarda chi sono. Allora, entrambi attaccano e difendono nell'Heroic Combat, però ci sono delle priorità, bisogna vedere che tipologia di unità hanno, perché hanno delle precedenze di iniziativa. Le unità di classe 1 sono i Comitatus con un leader, quindi loro attaccherebbero per prima degli altri un Comitatus con un leader. Poi, classe 2 sono Comitatus Units, non ne abbiamo, oppure Barbarian Units con un leader, no, non le abbiamo. Classe 3 sono cavallerie e professional spear con un leader, ce l'abbiamo in questo caso qua, sono della stessa classe quindi attaccano simultaneamente. Come funziona il discorso? C'è il tiro d'attacco, bisogna fare con il dado meno del tiro di attacco o uguale, qua è 5, dobbiamo fare 5 o meno
per fare un colpo. Se facciamo di più non abbiamo colpito. Mettiamo il nostro colpo qua, va a segno, lui deve difendersi. Per difendersi deve fare il valore di difesa o meno, quindi anche in questo caso è un 5, deve fare 5 o meno. Se si difende, mettiamo fa un 4, si difende, prende un colpo. Se ti difendi prendi un colpo. Dici allora cosa mi sono difeso a fare? Perché se non riesci a difenderti, tiri un 10, sei eliminato in botta così. Conseguente riduzione di morale per unità eliminata, tipo un Professional Spear Units sono 4 punti di morale, di panico per i verdi che si pigliano. Ovviamente questo è simultaneo, quindi anche loro, metti che loro sono stati eliminati, però hanno attaccato, lui si è difeso, quindi è andato a shaken. Ok, classe 4 abbiamo cavalleria normale e Professional Spear Units, oppure Churls con un leader. Classe 5 sono i Churls Units. Classe 6, per ultimi attaccano le Disrupted Units, le unità che sono disrupted. Sono unità disrupted anche se è la più figa del mondo con Artù, cioè attacca per ultima. Ok? Comunque per farvi un'idea avete la sequenza di gioco, vi dice qua, quindi è molto comoda, poi comunque la imparate in un attimo. Altra roba, classe 6 ragazzi, c'è la Barbarian Ferocity. Praticamente le unità barbare in combattimento attaccano 2 volte, uno nella loro classe e un altro colpo, un altro attacco, se sopravvivono, lo fanno nella classe 6, nell'ultima classe. Questo anche per pareggiare, che comunque hanno un limite di stacking di 1 nella cosa, mentre loro possono starci 2. Però comunque sono forti perché hanno anche 6 d'attacco, sono tremendi. Questo è come funziona il combattimento eroico. La condizione Disrupted, oltre che farti attaccare per ultimo, ti dà anche un +1 sia il tiro di attacco che di difesa. I leader, come avete capito, non danno modificatori, ma incidono solo sul valore di iniziativa dei pezzi coinvolti. Questo è un round. Se ci sono ancora unità presenti, è finito questo round di combattimento. Quindi ritornano là, sta là il mischione, il turno dopo si vede cosa succede. Importante però, alla fine di ogni round dell'Heroic Combat, dove un'unità non in rotta è stata eliminata, non in rotta, quindi in questo caso si è verificata questa cosa, abbiamo eliminato gli Spear Unit ma non erano in rotta. Bisogna vedere delle cose. Uno, ci sono leader coinvolti, sia amici che nemici? Sì. Bisogna vedere se c'è la leader casualty, quindi se qualcuno ci lascia le penne, perché è un mischione, può succedere di tutto, anche se stai vincendo e non hai preso colpi, però magari è morto il leader lo stesso. Quindi un tiro di dado per leader, cioè sia Mordor che un leader normale. Se tu tiri un 10 e il tuo leader è morto. E ovviamente se muore il leader sono tipo 8 punti di panico, cioè che ti prendi, ok? Quindi attenti. Bene, dopo le leader casualty bisogna vedere se nasce qualche eroe, insomma, se qualcuno ha fatto un atto glorioso, ha smembrato uno così da niente, qua si è dimostrato un guerriero ferocissimo, cresce la fama, ispira l'eroica gesta. Vabbè, c'è la Hero Generation, tutti e due i lati tirano un dado. Ragazzi, questo bisogna farli in ordine sta roba, perché è importante, perché per esempio uno schieramento potrebbe anche non avere più unità sue, però essere rimasto con solo un leader, e per vedere se il leader alla fine muore perché si ritrova da solo nella casella qua senza unità, è importante, perché questo avviene dopo l'Hero Generation, perché magari compare un eroe, quindi non è più da solo, non muore più il leader. Come si fa quindi sto Hero Generation? Tutti e due i lati tirano un dado, aggiungono 1 se qualche leader con nome è stato ucciso in questo round, e aggiungono un ulteriore +1 se qualche unità eroica è stata eliminata in questo round. Se il tiro di dado è 10 o più, ha generato un eroe nel combattimento. Guarda qua. Beric è venuto fuori, non sto tirando. Beric, che questo qua è quello che ha smembrato Easy Spearman di prima, così a niente. Ok, questo sta là, nella casella, è un'unità. Ricordarsi che gli eroi si raddoppia il valore di attacco e difesa nel combattimento eroico. Vediamo altri eroi che possono succedere. Sempre nel combattimento eroico, le unità che sono in rotta e vengono targetate da un colpo che ha successo, lo subiscono e vengono eliminate immediatamente. Questo è vantaggioso perché ti cala il tuo panico anche. Però se c'è una cavalleria presente nell'Heroic Combat e questo targetta un'unità in rotta col suo colpo, non bisogna vedere se ha successo immediatamente, e immediatamente questa viene eliminato
e la cavalleria viene posta nel Cavalry Pursuit Box, la insegue, quindi va fuori dal campo. Questa avrà opportunità di ritornare in partita nel rally phase con un check di morale. Da molti punti comunque fare il pursuit, cioè ti cala molto il panico. Dico questo perché forse non si era capito, non l'ho spiegato bene. Ogni unità nell'Heroic Combat ha il suo attacco, ma lui sceglie il bersaglio. L'unica cosa che bisogna, tipo lui può scegliere di colpire l'unità in rotta, quindi poi farebbe il pursuit, oppure colpire questa col suo attacco prima di tirare. L'unica cosa che non si può fare è tipo fare double up, tipo 2 contro questo. No, si cerca sempre di fare 1 contro 1 ove è possibile. Se un lato ha meno unità si becca da tutti potenzialmente. Comunque sempre seguendo le classi di priorità di iniziativa. Ultima cosa, se ci sono cavallerie coinvolte nell'Heroic Combat, ma Cavalry Engaged anche qui, come se avessero attaccato in Field Combat. Roba ovvia, dai. Bene, ora andiamo nella Rally Phase, la fase finale di un turno. Qua c'entra sti moral check, sti benedetti moral check. Abbiamo detto tutta la partita, cerchiamo il morale, ma non vi ho detto come si fa. Molto semplice, si guarda il valore del morale, per esempio quello in giallo, il 4. Per fare il moral check devi fare un risultato pari o inferiore a quest'ultimo. Ovviamente però hai malus e bonus, comunque sempre riassunti nelle nostre tabelline. Se sei dentro il command range di un leader hai un -1. Se sei disrupted hai un +1. Se il tuo esercito è in panic, quindi ha oltrepassato la soglia di panic, hai un +1. Se lo devi fare quando sei adiacente a un'unità nemica, hai +1, ovviamente un malus. Oppure un +1 quando provi a cambiare formazione, andare in formed e sei in un Ford X. Oppure le unità di cavalleria che devono togliersi il Cavalry Engaged, però sono sempre in un guado, in un Ford X. Quindi, Rally Phase, del phasing player però ragazzi, solo il phasing player. Quindi in questo caso qua fanno i verdi e i marroni. Cosa serve sta Rally Phase? Puoi tentare di toglierti Shaken, Disrupted, puoi recuperare la formazione, andare di nuovo informed da open, puoi tentare di toglierti eventuali marker Cavalry Engaged e poi puoi tentare di tornare dalla Cavalry Pursuit Box. Stai seguendo gente, riesci a tornare indietro. Allora si fanno le robe in ordine, però prima tutte le unità route di tutte le fazioni vengono eliminate dalla mappa con conseguente incremento del livello di panico. Poi può tentare di recuperare la formed, quindi questa qua tenta di tornare coesa, formata, fa un check del morale, fatto 10, va bene, avrebbe anche +1 perché è adiacente a un'unità nemica. Cavalry Engaged, si può tentare di togliere, check del morale, ho fatto un 3, perfetto, non ha malus né niente, quindi toglie perché è morale 4. Poi si guarda tutti i shaken, solo nostri però, quindi lui è shaken ma è blu, quindi no, la farà nella sua rally phase. Quindi anche qua testa del morale 5, però un +1 perché è adiacente un'unità nemica, quindi è un 6, quindi non è sufficiente perché è 5, quindi te lo tieni. Boh, i disrupted, quindi questo qua tira, ha fatto un 10, niente. Se aveva successo passava a shaken, si fa uno step alla volta. Qua c'è un altro disrupted però in heroic combat, quelli in heroic combat non fanno la rally phase, ok? Se l'hai mischione maledetto, cioè cosa vuoi fare? Devi pensare a salvarti la vita. Dopo, questi qua check il morale per tornare. Potrebbero essere anche tagged con un leader, quindi magari gli danno il bonus, no? Del -1 come al solito. Comunque se hanno successo e tornano devono andare in un esagono adiacente a un'unità amica. Mettiamo che l'hanno superato, quindi vanno qua. L'esagono non può essere in zona di controllo di un nemico. La zona di controllo non si esercita dall'Heroic Combat X, quindi ok, quindi potrebbe andare anche qua. Oltre a questo ragazzi, quando rientri sei shaken. Se non superi il test di morale stai qua e lo tenti ogni turno, potresti anche stare qua indefinitivamente. Roba importantissima è che quelli nel Cavalry Pursuit non contano per il panico, non contano. Fine del turno del primo giocatore. Adesso farebbero le stesse robe il secondo giocatore con i verdi cosi che sono in non phasing in questo caso, e poi si passa alla fase finale di tutto il turno che è panic, break check, vediamo se qualcuno è in panico, vediamo se qualcuno è in break, vediamo se qualcuno ha vinto, insomma. Quindi attenzione che il panico e il break si verifica in questa fase qua, anche prima se superi la soglia non è finita, devi andare in questa fase qua per vedere, rendere effettivo il discorso e anche la vittoria eventualmente. Una cosa opzionale, come abbiamo detto, è che le cavallerie
possono convertire in foot units, basta che non siano adiacenti a unità nemiche, e diventano l'unità a piedi corrispondente, quindi queste diventerebbero professional spear units. Un mounted comitatus diventerebbe un comitatus a piedi, ok? Se sono shaken, disrupted, mantengono la stessa condizione, però non si può fare mai il contrario, cioè da piedi ritorno a cavallo, se smonti basta, questi vanno via. The Battles for Britain, un bel gioco soprattutto su un argomento poco trattato, ma anche per ovvi motivi, insomma la carenza di certe fonti, e molto legato a interpretazioni, congetture, ma che rende tutto ancora più affascinante, misterioso, intrigante per quanto mi riguarda, e interessante questo periodo qua nella Dark Ages. Gioco ben fatto, curato, ma soprattutto un'opera d'amore. Questa qua, la Joaquin Valley Press, non è proprio non so bene cosa sia, non fa wargame, non so neanche se faccia giochi in scatola, è una stamperia che fa tante robe, credo. Questa qua è un'opera d'amore di un designer per un gioco, per un periodo. Lui ha letto tantissimo, ha fatto su questo argomento, cioè già quello, cioè già queste cose qua, vedete tutte queste introduzioni, tutti gli scenari, cioè già solo queste note storiche valgono l'opera di ricerca, di interpretazione, perché cioè non è che prendi un libro, boh, è così, cioè devi fare un po' lo storico per fare questo gioco qua, perché non c'è una cosa certa, bisogna vedere anche come, cioè questo ha fatto una ricerca convincente per portare un prodotto del genere. Poi abbiamo 2 pagine di bibliografia alla fine, ragazzi, è super stimolante già solo per questo. È proprio un atto d'amore, anche perché non è che fanno 1000 copie, cose, cioè tiratura, non so quanto abbia venduto, ma cioè poco conosciuto. La mia, cioè io l'ho ordinato e mi hanno detto è la prima copia che spediamo in Italia, okay? Mi hanno anche fatto una lettera di ringraziamento, anzi che ringrazio, mi hanno regalato un paio di penne, tutti contenti, mi hanno scritto per mail, e quindi boh. Comunque ma sono felicissimo perché intanto è fatto bene, anche convincente il gioco, è divertente, molto narrativo, ma comunque rinforza molto la tipologia e l'interazione tra le varie unità, tra le formazioni, tra il fare i muri di scudi, trovare le chiavi di volta per scardinare quell'avversario, le cavallerie come sono utilizzati. Vabbè, sto combattimento eroico può essere un po' roleplay narrativo, ma comunque ti dà l'idea, e anche la scala e l'intensità degli scontri del periodo, e comunque qua, cioè, è un tattico alla fine, perché è un vero tattico questo, perché parliamo di pochi uomini, anche di scontro uomo a uomo e scontri ravvicinati, eccetera. La partita è bella, scorre, è divertente, dà soddisfazione, hai anche tutto un coso narrativo che si viene a creare al tavolo, anche il design su certe note, cioè certe regole speciali, lo vedi che è proprio fatto per passione. Certe regole speciali qua di alcune ti strappano un sorriso, perché per esempio qua nella battaglia del 573 di Arthuret, vabbè, insomma, c'è Cinfelin che non so, era lebbroso, e quindi ogni volta che inizia il combattimento eroico tiri un dado e vedi quale parte del corpo perde, cioè il naso, vabbè, ma è una cavolata, ma tanto per farti capire, vabbè, questo ti strappano una risata, però c'è una ricerca di personaggi, delle cose ti vengono proposte magari anche a questo caso con un sorriso, però è comunque una roba, cioè proprio dentro sto gioco qua, ste robe, c'è una ricerca copiosa. E poi cioè a me è ispirato tantissimo, a parte mi ispira, però sono andato, mi sono fatto una cultura maggiore, mi sono letto tipo questo della Osprey, molto bello, British Force in the Age of Arthur, poi Arthur and the Anglo-Saxon Wars, molto informativo, poi Post-Roman Kingdoms, quindi qua con l'Osprey mi sono dato da fare, belli. Oltre a questo poi Arthur and Military History di, non mi viene il nome, che cosa, non ce l'ho qui a portata. Poi tutta una serie di romanzi che sono questi sono romanzi storici, però sono favolosi, ragazzi, storici tricizzati, poi la storia inventata, ma tutto il resto è bello. A parte The Winter King di Cornwell, ma c'è sto signore Gilles Christian che veramente, cioè, scrive da paura. E questo qua è diventato uno dei miei libri preferiti di sempre, cioè l'ho adorato. Lancelot, la versione inglese, però c'è quella italiana, Il Cavaliere del Lago, Ancillotto, Guerriero Amico Amante Leggero. Questo qua, non lo so, a me ha fatto emozionare, ma proprio in maniera potente, una grandissima interpretazione del mito arturiano storico, dal punto di vista di Lancelot. E poi c'è il seguito, questo non c'è in italiano, Camelot, anche questo bello. Poi l'ultimo che è uscito
uscito quest'anno. Arthur è questo qua, è un altro, cioè quasi a livello come Lancelot. E poi vabbè, insomma, mi sono letto un po' di roba, insomma, ma capite, quando un gioco fa queste cose qua che ti fa andare dentro, secondo voi, cioè, cosa vuol dire? Cosa gli vuoi dire? Cosa vuoi dire? Cioè, che poi per me la chiave di volta è questo l'aspetto migliore, più potente dell'hobby. Cioè, Battles for Britain, signor Lazar Lawson, complimenti, grazie per questa opera d'amore, sono fiero di possederla. E detto questo, non ho più un cavolo da dire. Questo è Winter Watering e come sempre fate i bravi.